Buonasera a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. L'Inter dei prossimi anni potrebbe ritrovarsi due talenti in rosa. In realtà uno è già di proprietà dell'Inter, è un ragazzo che sta facendo benissimo in primavera e andremo a vedere anche di che tipo di profilo si tratta, chi è Mathias Mancuso. L'altro invece è un talento che potrebbe arrivare dal calciomercato secondo diverse fonti. Infatti l'Inter avrebbe messo gli occhi sul talento armeno di Eduard Sperzian e andremo a vedere di che tipo di calciatore si tratta, come questi due talenti potrebbero essere utili all'Inter del futuro, come potrebbero inserirsi nello schema nerazzurro. Prima di iniziare, naturalmente vi ricordo un bel like al video, iscrizione al canale se non siete ancora iscritti e contestualmente dareste un grandissimo supporto con due semplicissimi click. Iniziamo innanzitutto ecco da chi è già nella rosa nerazzurra, da Mathias Mancuso, e andremo a vedere di che tipo di calciatore si tratta. Partiamo dalla scheda di Transfermarkt. Nato il 15 marzo 2007, quindi calciatore 18enne, posizione centrocampista, era nazionale Italia Under 17. Andiamo a vedere e già qui arriviamo al primo dato importantissimo. 8 partite giocate, 5 gol nel campionato di Primavera 1, ma occhio, non sono state 8 partite da titolare, ma sono state soltanto il 24% da titolare, quindi insomma pur con pochi minuti giocati, infatti se andiamo a vedere poi sotto ecco nelle statistiche riportano addirittura un gol ogni 72 minuti, gioca da mezzala, è un numero interessantissimo. Andiamo a vedere anche gli altri punti della scheda. Ruolo naturale è un centrocampista, altro ruolo trequartista alla sinistra. Ecco un calciatore che può essere un po' anche un jolly in rosa, perché gioca da mezzala, può giocare come vediamo dalla scheda anche trequartista, può essere addirittura adattato ad esterno d'attacco e questo è sicuramente un grandissimo punto a suo favore. Tra l'altro calciatore dotato anche di un buon fisico, circa 1,87 m è l'altezza del calciatore della primavera dell'Inter, ottima tecnica, è bravo con entrambi i piedi, quindi insomma un calciatore che potrebbe avere un futuro assicurato. Naturalmente non nell'immediato, perché come detto è un calciatore 18enne, è un calciatore della primavera, però in futuro potrebbe essere un calciatore utile anche alla prima squadra e qui poi tornerà importante l'Under 23, perché fare il salto dalla primavera alla prima squadra è un salto enorme e sappiamo poi quante difficoltà potrebbe incontrare il calciatore. Passare però dall'Under 23 dove si andrebbe a confrontare magari con calciatori comunque esperti, con un campionato difficile come quello della Serie C, potrebbe essere ecco un ottimo step di crescita per un calciatore che sta facendo benissimo seppur non è ancora titolare in primavera, quindi magari ecco quest'anno potrebbe comunque concluderlo in primavera, ci si augura magari con più minutaggio visto anche il rendimento che sta avendo. Prossimo anno potrebbe essere utile all'Under 23 e poi magari fra 2 anni provare, fra 2 o 3 anni fargli fare il salto in prima squadra, quindi non sarebbe sicuramente un talento per l'immediato, però è sicuramente un calciatore da tenere d'occhio. Tra l'altro ci sono anche delle statistiche interessanti sia sui dribbling riusciti, perché 1,9 a partita è un numero elevatissimo, tra l'altro il 76% dei dribbling gli riescono, e l'altro aspetto è relativo ai contrasti vinti, 5,9 a partita, il 45% dei contrasti vinti, praticamente sono numeri che ci fanno capire che è un calciatore che riesce ad abbinare ecco entrambe le fasi, sia molto tecnico, riesce a dare equilibrio, quindi insomma ci sono tutti i presupposti per aspettarci che nel futuro possa essere un calciatore decisamente molto importante. Arriviamo invece all'altro calciatore di cui parlavamo in apertura ed è Eduard Sperzian. Ecco, io mi auguro di non sbagliare il nome del talento armeno. È un calciatore che sta facendo benissimo e andiamo a vedere innanzitutto la sua scheda, poi andremo a vedere delle statistiche molto interessanti. Classe 2000, quindi non parliamo di un calciatore giovanissimo, ha 25 anni appunto, altezza 1,78 m, posizione trequartista, attuale nazionale Armenia e il capitano dell'Armenia, con la nazionale 40 partite e 11 gol. E qui arriviamo al primo dato interessantissimo. In campionato nella Premier League russa, 18 partite in forza al Krasnodar,
18 partite, 8 gol, 13 assist. Ecco, sono già numeri realizzativi molto importanti. Vediamo poi, è un nazionale armeno, appunto, come abbiamo detto, seppur luogo di nascita in Russia. Ruolo naturale trequartista, altro ruolo ala sinistra destra. È un calciatore però che potrebbe, ecco, tra virgolette, nell'immaginario collettivo, quindi chi lo ha accostato all'Inter, chi ha riportato di un interesse dell'Inter, lo ha visto come un post Mkhitaryan, ed in effetti, ecco, un calciatore è un trequartista, però se andiamo già a vedere, ecco, iniziamo a vedere già la heatmap, ecco, vediamo un calciatore che comunque svaria molto, un calciatore che parte dalla posizione di trequartista, poi si allarga verso sinistra. Insomma, ormai nel calcio moderno non c'è più il trequartista classico statico, sono comunque giocatori dinamici, e quindi un calciatore che potrebbe essere adattato a fare la mezzala. Continuiamo con la scheda di Transfermarkt, scadenza del contratto 30 giugno 2029. Naturalmente ci sarebbe da trattare col Krasnodar, valore attuale 25 milioni. Ecco, dovesse essere davvero questo il valore di mercato, sarebbe pienamente in linea con i paletti di OAC3. E vediamo poi, ecco, è stato preso dal Krasnodar, ma praticamente è cresciuto nel Krasnodar, ecco, non preso. Il valore di mercato quando è passato in prima squadra era 800.000 euro, dal 2021 ad oggi praticamente, ecco, il valore è cresciuto in maniera esponenziale. Questi sono i suoi numeri in stagione: 25 presenze, 9 gol e 13 assist, di cui, come abbiamo visto prima, 8 gol e 13 assist nella Premier League russa. E andiamo a vedere anche alcuni numeri decisamente interessanti di Sperzian. Questo è il primo punto: palle recuperate a partita 4,3. Non sono poche per essere un trequartista, ed è il primo segnale di un calciatore che potrebbe adattarsi a fare la mezzala. Chiaramente, ecco, avrebbe bisogno di un periodo di ambientamento, perché ci sarebbe comunque il salto nella grande squadra, però le basi potrebbero essere buone. Questi sono altri numeri a partita: sono contrasti vinti 4,1, il 46%, duelli a terra vinti 3,6, il 50% di duelli a terra li riesce a vincere. Ecco, non sono numeri elevatissimi, però comunque un calciatore che può andare a contrasto, nonostante poi un'altezza di 1,78 m, quindi non una struttura fisica, diciamo così, che fanno di lui un centrocampista forte fisicamente, però insomma i numeri anche per quanto riguarda i contrasti non sono decisamente pessimi. E andiamo a vedere anche alcuni numeri sul percentile. Ricordiamo, il percentile, praticamente dire un calciatore al 99esimo percentile significa che su 100 calciatori, e di solito sono confrontati con i pari ruolo, lui fa quella determinata statistica meglio di altri 99 calciatori. Qui vediamo, ecco, i primi percentili, ovviamente all'88esimo percentile, vediamo per gol subiti, ma insomma sono dei percentili che interessano poco questi. Se andiamo a vedere sui duelli, ecco, qui il percentile non è elevatissimo, il 42esimo percentile sui duelli a terra, 31esimo sui duelli a terra vinti. Peggio su quelli aerei, naturalmente 1,78 m, quindi non ci si può aspettare che sia un calciatore bravissimo, fortissimo nei duelli aerei, proprio appunto per la struttura fisica. Chiaramente da quel punto di vista, ecco, sui duelli forse bisognerebbe lavorare, ovviamente, su quelli a terra. Qui però arriviamo ai percentili che più interessano, perché se vediamo, ecco, i gol attesi, i famosi XG, è al 92esimo percentile, già è un grandissimo dato. Poi ovviamente per quanto riguarda i gol segnati, 94esimo percentile, coinvolgimento nel gol, quindi tra assist e gol, 99esimo percentile, quindi arriviamo sicuramente a dati decisamente più interessanti. Ed anche qui, ecco, vediamo dei dati: 99esimo percentile per passaggi chiave e 98esimo per cross, 89esimo percentile per cross riusciti. Ecco, ci fanno capire che un calciatore dalla tecnica eccezionale, poi ovviamente anche per gli assist addirittura al 99esimo percentile, ma in sostanza è un calciatore dalle grandi qualità tecniche, un calciatore che può, ecco, aumentare la qualità sulla tre quarti, un calciatore bravo che va ad andare a giocare anche tra le linee, un calciatore che bisognerebbe, ecco, integrare nel sistema di gioco dell'Inter. Le basi per farlo diventare una mezzala del 3-5-2 probabilmente ci sono. Bisognerà lavorare tanto però sulla fase di non possesso, quindi quando si tratterà di fare duelli, di recuperare palla,
Sulla fase tattica naturalmente bisognerà lavorare perché ovviamente arriva da un calcio molto diverso come quello russo, da una squadra diversa come quella del Krasnodar e naturalmente bisognerebbe dargli anche il tempo di ambientarsi ad una realtà diversa. Il salto nella grande squadra non è mai semplice, però insomma parliamo comunque di un calciatore che a 25 anni ha sicuramente ecco, delle ottime doti tecniche e che probabilmente può tranquillamente adattarsi anche a fare la mezzala ad essere il post Mkhitaryan. Vedremo naturalmente se l'interesse sarà confermato poi, se queste voci troveranno riscontro poi nelle mosse di mercato dell'Inter, però insomma sembrano esserci i presupposti che rispettano i diktat di OH3, quindi calciatore giovane che può esplodere, che ha già una buona base, valore non esagerato, ammesso che il Krasnodar insomma non si discosti molto dalla valutazione di transfer market di 25 milioni, età comunque ecco è ancora un calciatore giovane essendo un classe 2000. Se poi a questi ci aggiungiamo comunque la possibilità di riprendere Aleksandr Stankovic dal Bruges con la famosa recompra e di un Akin Sammiro che è al Pisa, ma comunque l'Inter ha ancora il controllo sul calciatore, c'è il diritto di riscatto e controriscatto, quindi insomma è un Inter che sicuramente lavora anche per il futuro e che tra calciatori che potrebbero arrivare dal mercato, chi invece potrebbe tornare perché l'Inter non ne ha perso il controllo e chi sta crescendo in primavera come Mattias Mancuso, insomma l'Inter potrebbe avere il futuro in un certo senso assicurato, ammesso che questi calciatori rispettino poi tutte queste ottime premesse. Ragazzi, fatemi sapere anche la vostra nei commenti, cosa ne pensate di questi due talenti? Cosa ne pensate di questo modo di agire dell'Inter che comunque va a cercare sempre un calciatore giovane da valorizzare, calciatore che può esplodere? Difficilmente vedremo, secondo me, l'arrivo di calciatori fatti e finiti, quindi il famoso acquisto dai 40, 45, 50 milioni, però insomma ecco, confrontiamoci anche su questi diktat della società nerazzurra. Naturalmente, come al solito, io vi saluto con un gran bel Forza Inter!